Federica è la nostra amica di oggi. Ciao Elena. Oh. Conto da 5 a 1 e ti connetti a Federica. 5, 4, 3, 2, 1. Mhm. Come la vedi? Allora, è lei. E allora, la vedo, è davanti a una vasca che sembra un lavatoio, quelli. Scusa, davanti a una vasca? Può sembrare un lavatoio, Ok. quelli antichi. Eh, devo mettere il microfono dall'altra parte? Sì, un po' più vicino perché è un po' come se avesse un Sì, suono debole. Così va forse sì. bene. Ok. Eh, Lavatoio, quindi. mhm. Però nel lavatoio non c'è l'acqua e lei non sta maneggiando dei panni, ma ci sono tutti degli elementi con cui fare delle cose. Per esempio, vedo la creta, vedo del legno, vedo vedo dei colori, tipo delle vaschette con delle tempere, dei colori. Mhm. Ok. E lei è lì che mette tutto assieme, mischia tutto e fa le cose con le cose lì. Ti dà l'autorizzazione? Sì. Questa visualizzazione, come la interpretiamo? Perché te la mostra così? Allora, mi fa vedere come lei adesso, quello che lei fa quando dice di voler fare le cose cioè fare le piace fare tante cose ma non riesce a portarle a termine. Allora, lei mi fa vedere quello che fa adesso, quindi eh, mm, cioè è come se lei iniziasse un progetto con il legno, però poi va avanti con la crete e poi va avanti con le tempere, ok? Quello che lei fa ora, ma senza una logica. Mi Mhm. fa vedere, cioè, lei mi fa vedere come lo fa ora e io cioè, quello che vedo è che non ha una logica, quello che gli viene in mano usa, però non arriva da nessuna parte. Ecco. Va bene. Vibrazione di Federica. 13 miliardi. Percentuale di consapevolezza. 164. PSP. 39, 61. Vite precedenti. 894. Percentuale di cervello. 9,2. Partiamo da questa parte, capacità medianiche. Lei, quando ha visto la sessione relativa, ha visualizzato le sfere delle capacità medianiche come se fossero delle palline di Natale ed è venuto fuori un po' un pasticcio, come dire, le ha viste, erano tante, eccetera. Che è successo? Eh, allora, lì le ha viste. Visualizzando lei è riuscita a vederle, diciamo, a vedere che esistono e che ne esistono tante, ma quello non è stato sufficiente per collegarsi, cioè eh, potrebbe essere sufficiente, nel senso tutto è possibile, quindi potremmo essere in grado di
ricollegarci alle capacità medianiche e utilizzarle se non ci fosse la mente che ci limita. Okay, quindi lei le ha viste, ma non è stata in grado di ricollegarsi e poterle riutilizzare. Mh. Okay. Cioè potrebbe quello che possiamo fare noi adesso è, allenarci e pian piano riacquisire le capacità medianiche. Non è così veloce e non è così, scontato. Ci vuole una centratura, bisogna essere molto centrati e bisogna allenarsi tanto e man mano che il nostro cervello aumenta, man mano che aumentiamo l'utilizzo del cervello e, ehm man mano che aumentiamo l'utilizzo del cervello, riacquisiamo le varie capacità medianiche, ma non è cioè ci vuole tanto tempo, ci vogliono tante vite. Quali capacità medianiche potenziali ha Federica? Quelle di tutti o qualcune nel particolare? Allora, io direi che allora, quello che mi viene proprio che vedo di Federica, che è proprio chiaro e un po' lo vedevo già prima mentre esponeva i punti, è che, la sua capacità medianica di utilizzare l'energia e di sentirla anche, la può applicare alla sua manualità, al suo desiderio di usare le mani, Mh. okay, quello che lei fa adesso, che usa tante cose in modo confuso, Mh-mh. con l'allenamento e la centratura lo può fare sì che venga fuori qualcosa di veramente creativo e anche a livello energetico, lo vedo con potenziale energetico, quindi può usare vari materiali ma con una logica, quindi non è necessario che lei si limiti a un materiale o a una cosa, però deve, come se non dovesse usar la mente, ma lasciarsi andare e, ehm, mettere l'energia insieme alle mani e creerebbe delle cose che praticamente vengono fuori da sole perché devono essere fatte così. Non so se sono riuscita ad esprimere quello che vedo. Sì, ma, quando fa con le mani però, Mh? poi non finisce mai quello che inizia. Diciamo che è inconcludente. Questa ha una causa esoterica? Entità mentali? Sì, esatto, entità mentali, perché è come se le confondessero, le idee. Mh-mh. Se non avesse l'entità mentale che la blocca, le sue mani e la sua energia creerebbero senza che neanche lei se ne accorga. Analizziamo un attimo, un secondo una cosa, Elena, Sì. che mi ha sempre incuriosito. In termini generici, non Federica. Mh? Una persona ha voglia di fare una cosa, non so, svuotare un armadio, Mh-mh. creare una testa di creta, dipingere un Mh-mh. quadro, sistemare un cassetto, qualunque cosa che ha un inizio e una fine. Mh-mh. Guarda in termini energetici cosa succede quando si inizia un lavoro e quando lo si conclude. Mh-mh. Se si conclude, che succede? Mhmm, Si prova di solito un senso di grande soddisfazione e un senso di grande, almeno questo è quello che succede a me, di grande voglia di fare qualcos'altro sulla base del risultato ottenuto col vecchio lavoro. Quindi, non lo Mh. so, sistemi un cassetto disordinato, lo finisci e a quel punto ti viene voglia di fare un Ci sta. quadro o sistemare l'armadio Mh-mh. o Mh-mh. pulire la stanza, grazie alla conclusione di quel lavoro. Al contrario, quando si inizia a sistemare il cassetto, poi arriva un messaggino, poi non si ha più voglia a metà o quasi alla fine, e Mh. questo si può tradurre anche, non so, con i corsi di laurea, le persone che Sì, abbandonano a sì, 2, 3 esami uguale. dalla fine, Mh-mh. qualcuno che fa un corso cioè una serie di colloqui per raggiungere il lavoro della propria vita e poi non si presenta all'ultimo.
capito? Lo stesso Mm. nell'ambito relazionale, una persona che corteggia un'altra persona e poi rovina tutto volutamente, o non presentandosi più, o non rispondendo più al telefono, capisci? Cose. Che cosa succede? Va bene, ci saranno le interferenze, ma partiamo dalla conclusione del lavoro. Che succede? In termini generici, ovviamente. Mhm. Allora, a livello energetico, vedo che la persona come se, come se aprisse una bolla. Sto guardando per esempio il cassetto, ma funziona ovunque così. Allora vedo questa persona che potrei essere io, tipo, no? Eh, mi vedo in ginocchio davanti a un cassetto, è come se aprissi una bolla energetica, ok? Entro insieme al cassetto e man mano che sistemo il cassetto, ok, la bolla energetica è come se avesse un inizio, quindi una frequenza, una vibrazione, poi man mano che il lavoro va avanti la vibrazione aumenta e poi man mano che il lavoro si finisce la vibrazione torna a essere equilibrata per quello che poi la persona deve fare fuori da questo lavoro, Mm. ok? Quindi e si entra in una certa vibrazione. È come se è la stessa cosa, ok, tipo lo yoga dinamico, no? È Mm. uguale. Tu Mhm. fai un certo movimento che ha, diciamo, una sequenza dall'inizio alla fine. Allora inizi con una certa vibrazione, aumenta la vibrazione, poi pian piano la vibrazione si riequilibra e torna di là, come se facesse un arco di aumento di vibrazione, Mhm. ok? Quindi succede questa cosa qua. Quindi si mette a posto il cassetto, Mhm. il grafico delle frequenze è, come dire, la schiena di un dinosauro, diciamo, Sì, di esatto. un no, di un delfino no, la schiena di un animale con la schiena curva. Il dromedario, non lo Quindi so. inizio e fine. Sì, però la chiusura Mhm. è solo un calo di frequenza o in qualche modo pone delle basi per il lavoro successivo. Sì, sì, perché è come se mentre tu fai il lavoro, quando arrivi alle questo aumentare e poi ridiscendere delle vibrazioni che è nel tuo campo energetico, Mhm. è come se andasse ad armonizzare le vibrazioni di tutto il corpo, anche vedo degli organi. Sì. Chiude un Ah, cerchio. sì, Chiude e un cerchio quindi e crea una sorta di effetto volano per cui eh, si vuole fare qualcosa di più. Ok, sì, ho messo a posto un cassetto, adesso ne metto a posto anche gli altri 5, sì, perché la e poi cassettiera ha 6 cassetti. Mm? mh. E poi aumenta la forza, cioè la Mm. consapevolezza della forza, della capacità. In E perché termini... per Sì, sì. questo le interferenze non vogliono questo e quindi, soprattutto le entità mentali mischiano spesso le carte, no, perché se uno Certo. arriva in fondo senti la vibrazione, questa sequenza vibratoria e quindi, lo vuoi rifare e alla fine poi, la volta dopo che fai un lavoro simile o comunque che ha la stessa, diciamo, frequenza vibratoria, parti da un livello più alto, Eh sì. Quindi per okay? dire, metti a posto il cassetto più velocemente, Esatto. sfrutti l'esperienza fatta, ci metti meno Mh, tempo, mh, le calze le metti in verticale e non in orizzontale, scopri che così esatto. è meglio perché le vedi prima, che ne so, no? Cassetto di calze, no? Piegate. Nel caso di Federica, lei fa una scultura, inizia con l'argilla, la molla lì perché vede che c'è anche il legno, poi Mh, inizia con il legno, poi la molla lì perché vede che la fa anche con la pasta di sale e mh, alla fine non ha nessuna scultura finita. Si incarta in qualche modo, mh, non termina il ciclo, non termina il cerchio. Alla fine esatto. è veramente un cerchio.
che se rimane incompiuto quasi genera un danno Eh sì, nell'attività creativa non artistica, creativa. Tu metti a posto un cassetto, fai una creazione, sì. riduci l'entropia, cioè disordine diventa ordine. Mm, L'ordine porterà a delle conseguenze. Quando dovrai scegliere le calze perché devi uscire in 5 minuti, col cassetto disordinato ci metti 20 minuti, col cassetto ordinato 2 secondi. mm. Quindi avrà una conseguenza il cassetto ordinato, ti farà arrivare in orario e avrà un effetto benefico nella tua giornata, nella tua psiche, se vuoi. Perché? Perché non crea quella frustrazione che crea il disordine, sostanzialmente. Mm. L'entropia ha quell'effetto lì. Poi, ovviamente, i livelli opposti, maniacali, No, no, ovviamente sono quello no. E che lì c'è sono. l'interferenza che ti fa entrare in un loop diverso, no? Lì l'interferenza, allora, quando diventa al contrario, è una fuga, è una mm, mi butto lì perché non ho la gestione di altre cose, cioè, della vita, no? E quindi quello che vedo, ti posso dire che eh, è come se lì mi rinfranco perché penso che se riesco a fare quello allora sto bene, ho tutto sotto controllo, no? Mhm. Quando diventa seriale la cosa. Va bene. Entità eteriche. Mm, c'è un falconiforme. Mhm. E poi ci sono eterica, c'è solo quel falconiforme lì. Mhm. E mentale? Allora, ce ne sono tre, una di livello 2, una di livello 3, una di livello 4. 2. Quella di livello 2 è... Allora, quella di livello 2 mette in testa Federica, Francesca, a Federica questa, dei pensieri, mm, direi molto blandi, ma è come se le dessero fastidio, no? Mentre lei inizia una conversazione con qualcuno, soprattutto se non è conosciuto, Mhm. è come se, cioè, l'entità mentale di livello 2 le mette un pensiero che la blocca, quindi dice: "Sei sicura che se lo dici così va bene?" Cioè, ecco, diciamo pensieri così, no, "Stai sbagliando, forse non capisce", no, Mhm. di pensieri che fanno sì che lei vada un po' in allerta per riuscire a, trasmettere quello che vuole dire. Mhm. Okay, però non è così forte, cioè è come se le creasse una piccola sensazione di disagio e di, appunto, allerta, no, quando ha le conversazioni con persone che non conosce. La 3? Allora la 3 è quella appunto, no, la 3, aspetta, Era questa? O era la 2? no, 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 questa era la 2. La 3 è, quella che, le crea questa spinta, questo, allora in eterico io la vedo verso, le persone a cui lei ci tiene, della sua famiglia, ehm, e le persone che a lei care, che sono importanti avere vicino. Okay, io la vedo in eterico, vedo lei che spinge verso di loro, Mhm. okay, e di là, si crea tipo un muro. Okay, più si crea il muro, più lei cerca di scavalcare il muro e più questo muro si alza, no, quindi, lei che cerca di,
convincere queste persone che le cose stanno diversamente. Ecco, lei ha questa forte esigenza di avere le persone di fianco a sé che la pensino come lei. Okay, perché è come se allora se la pensano come lei è tranquilla che ci saranno sempre. Se invece la pensano diversamente è come se avesse una remota sensazione di perderle. Mh-mh. Okay, quindi io vedo proprio che lei spinge più si crea il muro, più lei cerca di scavalcare il muro, più il muro diventa alto. Spingere, cioè di convincerle Sì, della bontà sì, dei sì, propri pensieri e esattamente, convinzioni. esattamente. Quindi l'entità mentale di livello 3 le fa fare questa cosa qua. Mh-mh, Quindi è proprio le crea anche un pensiero fisso, no, mh-mh, quindi c'ha sempre anche questo pensiero che le persone di fianco a lei devono pensare come lei perché se no le perde. E poi c'è quella l'entità mentale di livello 4 che è mh-mh. quella che le fa fare appunto quello che dicevamo prima, no, iniziare le cose e poi, le lascia all'inizio proprio e quindi, inizia qualcos'altro. Mh-mh. È come se, ehm, ehm è come se, invece che poter vedere che può mettere insieme più materiali, diciamo riguardo a creare con le mani, no, invece che vedere la possibilità di poter mettere insieme più materiali, questa entità la fa iniziare lei inizia con un materiale e poi è come se la facesse tornare all'inizio, no? Mh-mh. E lei inizia con un altro materiale e poi all'inizio, con un altro materiale, quindi lascia tutto a metà. Guarda che era meglio il legno e quindi lei torna Mh, indietro e la testa la fa di legno, che ha un esatto. costo in termini di tempo, in termini di denaro, devi cercare il pezzo giusto di legno, in Mh, termini anche di, conoscenze. La lavorazione del legno non è uguale nella modellazione a quella della creta. sì, Poi la deve fare di stoffa, quindi si deve armare di ago, filo, di tecniche nuove. Alla fine non ha prodotto neanche una testa mh, e es ha prodotto tra l'altro 3 semi lavorati, diciamo, che mh, butterà, no, quindi frustrazione. mh, sì, Quindi 3 esatto. lavori incompiuti che non ha più voglia di finire perché non sa quale finire. Se finisce uno fa un torto agli altri 2. Mh, Casino, mh-mh. Sì, casino. Io sì, conosco persone così, incasinate completamente. esatto. È una 4 questa, ma questa picchia, eh. Mh, Questa rovina la vita, la 4 rovina la vita. Bene, Federica ha già fatto una sessione con me, le ha viste, di cui non mi ricordo i dettagli, le ha viste le entità mentali? C'erano entità mentali, Federica? sì, c'era Le hai viste? Erano altre? Una. mh, Molto difficile vedere le entità mentali in una propria sessione personale. Bisogna essere molto allenati e predisposti come Elena, però non è impossibile. mh. Diciamo che bisogna anche fare un'analisi di se stessi approfondita, ecco perché i punti sono assolutamente fondamentali e scritti con, con consapevolezza, con grande consapevolezza. E la grande consapevolezza riduce a poco un grande problema, non a un elenco sterminato di problemi, di sfumature, di sfaccettature, di dettagli, di tempi. Non è il caso di Federica, ovviamente, è un caso in No, generale. no, 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 Ok, no. 3, 2, 3, 4. Ci sono 3 entità mentali, quindi bene. Mh-mh. Non le aveva viste. Impianti mentali eterici. Allora, c'è quello mentale ce n'è uno mentale che è una sfera, scusate, Mhm, è una sfera più o meno in mezzo alla testa ed è quella che utilizza soprattutto l'entità mentale di livello 4. È proprio le fa cambiare proprio il movimento, pensiero e movimento, quindi prendo un altro materiale e ricomincio, no,
Mhmm, ehm, poi c'è un EDL che gira intorno e uno dietro e son tutte e 2 legate alle entità mentali di livello 4 e son quelli che le fanno fare anche i movimenti. I movimenti? Sì, Quali movimenti? cioè, il pensiero che il materiale non va bene e quindi EDL, Ah, mh, okay, prende un altro materiale, tutto il meccanismo, proprio il trasporto verso una nuova cosa, verso un nuovo materiale, quindi, andare a comprarlo, cioè tutta questa cosa qua. mh. Quindi sono EDL. L'EDL lei l'aveva visto, l'aveva sentito. Sì, eh. Come? Perché? Perché la PS comunque un pochino, cioè col lavoro che lei sta facendo, a furia di allenarsi, anche se uno spesso succede così, vedo, no, nelle persone che si allenano e dicono: però io non sento tanto", ma ci vuole tanto allenamento prima che la consapevolezza si accorga di quello che senti, no, di quello che la PS ti dice. Mh, E quindi lei adesso iniziava a percepire quello che la PS le faceva vedere e quindi iniziava a percepire, diciamo questa interferenza dell'EDL, mh-mh, okay, e quindi se n'è accorta, è riuscita a sentirlo e a capire che era un EDL. Forse un po' per caso ha capito che era EDL, però, magari anche con la sua consapevolezza, no, dice: "Magari lo sento esterno che gira, secondo me è un EDL", ecco. E quindi, con la sua PS che pian piano mhmm, la sta allenando bene, mh-mh. okay, lei è riuscita a vedere l'EDL. Mh-mh. Va bene. Mh-mh. Okay, chiamiamo nel cinema il marito, i figli, la madre e i fratelli. Marito, si presenta. Sì, in terza fila. Figli, sono 2, 2. Prima fila, Madre, sesta, settima fila. fratelli, quanti sono? 2, 3. 2 fratelli. Infatti ho visto un maschio e una femmina, ho visto io. Mh-mh. Allora il fratello è tra il marito e la madre, più o meno in quinta fila. La sorella va viene, ma va in fondo, è come se volesse ehm, è come se dovesse avere tutti sotto controllo, perché è come se lei non si fidasse. Deve vedere tutti cosa fanno, così almeno se ce li ha tutti davanti almeno. Grande consapevolezza. Lei è qua per prendere informazioni, non per vedere cosa fanno gli altri. Se vuole prendere informazioni resta, se vuole vedere cosa fanno gli altri se ne va. No, no, resta vuole no, no, vuole restare. Okay. Allora, visto che qua è pieno di gente che non ha tanta voglia di e lo schermo del cinema adesso oggi, solo per oggi, si vede solo con degli occhialini, con la lente rossa e la lente blu. Ognuno ha gli occhialini, vede solo lo schermo del cinema e non vede gli altri perché di fatto vede delle ombre, non sa neanche chi siano. Mh? Mh-mh. È in 3D il video oggi, il film. Perché ridacchi? Perché mi piace troppo come ti vengono le intuizioni così per Così, fare, tra virgolette. o genio o folle. Eh. Di te, probabilmente la seconda. No dai, la prima. Ma è bello essere folli. Mh. Bimbo matto bombarolo, no? Mh-mh.
BMB. Bimbo Matto Bombarolo, va bene. Sotto il sedile del cinema ci sono le VIC, le CDF, nuova pillolina, coraggio, decisione, forza. VIC, vibrazione, informazione, consapevolezza. Le istruzioni per creare un ad eternum. Le istruzioni per creare eterna frequenza, visto che qua sono tutti punturinati, e servirà probabilmente loro. E un, e un gonfiabile, che se hanno voglia di gonfiare lo gonfiano, hai capito? Che diventa, che diventa uomo energia. Immaginavo. È un gonfiabile giallo fosforescente, non so Mi perché, piace. che diventa uomo energia. Uomo energia, lo spiegava Federica. Aspetta, mi scappa da ridere, aspetta. Io posso disattivare il microfono, tu no? Uomo energia è una specie di bambolotto nuovo fatto della stessa materia di cui sono fatti i sogni e gli ad eternum. Ed è fatto per abbracciare chi... Per esempio, Federica adesso ha a disposizione il suo gonfiabile Uomo Energia. Lo gonfia non tanto con il suo fiato, la sua aria, quanto con l'energia dell'etere. Uomo Energia è pronto, facciamo una prova. C'è lì un falconiforme che ci guarda, che è l'unico ma povera entità eterica, tra l'altro trainata dall'entità mentale 4. Sì, Mm. sì, sì, Cosa fa? Mm. EDL. Cosa fa sto pulcino? Mentre lei gonfia Uomo Energia. Allora, la scena, la scena è come... hai presente? Ecco, questa... È abbastanza ridicola da come la vedo io, non so. Sì, perché è come se fosse ehm, sì, un pulcino proprio, no? Quindi un piccolo uccellino piccolino e sto coso gigante, st'ombra enorme inizia a avvicinarsi, no? E quindi Abbraccio. Tipo è il mostro dei Ghostbusters, no? Che ti sì, ricordi esatto. vagamente? Che ha una facciona, che poi era, era il personaggio che sponsorizzava un prodotto. Mm. Marshmallows, non mi ricordo sinceramente quel film, forse non l'ho neanche visto. Qualche caramellona, qualche cosa da mangiare Ah, ciucciosa e buona, no? E lui la mangiava nella pubblicità, nella reclama. E poi in effetti era diventato un personaggione cattivo, per mhm. di più. Il nostro no, il nostro è un grosso teddy bear bianco o Sì. giallo che fa abbracci. Abbracciamo il falconiforme, vediamo che succede. Allora, è talmente grosso rispetto al falconifone che lo strozza, no? So, sì. E mentre lo abbraccia che lo schiaccia tutto, inizia a friggere, quindi si congela, quindi rimane nella posizione qui era, frigge, adesso sta friggendo ancora, man mano che continua a friggere poi si sgretola, diciamo perde la sua forma iniziando dall'esterno, poi pian piano dall'interno. Adesso quasi completamente adesso è dissolto. Va bene. C'è qualcuno nel cinema che usa i giocattoli che abbiamo messo sotto il sedile? Vabbè, i suoi figli, la mamma. Mm. Mamma si guarda, ha preso la Vic, sta cercando di fare un ad eternum. Mh-mh. Molto bene. Ovviamente nella realtà
possono vedersi le sessioni, possono andarsi a vedere i gruppi di Telegram che parlano di varie analisi ormai alla portata di tutti, microscopi elettronici, gente che ci rimette pure la vita per fare queste Eh, cose e magari ce la dovrebbe rimettere anche per un senso, no? Quindi inutile segnare, vivere di quello che dice la scatola, il tubo catodico, ma bisogna vivere di informazione ricercata e desiderata. Se non la si desidera, sti cazzi. No? E bene, a proposito di Ad Eternum, vediamo come li fa Federica, come li ha fatti Federica. Analizzami, Elena, per favore, se questo infinito che lei visualizza, se tutta la procedura che ci ha descritto in privato la porta effettivamente a creare un Ad Eternum, se sì, di che livello e in che modo eventualmente alzare la qualità, il livello e l'energia dell'Ad Eternum. sì, li crea, va benissimo come li crea. Come dicevo prima, magari non ti accorgi all'inizio, no, le prime volte, cioè lo devi fare per un bel po' di tempo prima che ti accorgi subito di, sentire o vedere l'effetto, okay? Fa parte anche questo delle prime capacità medianiche, vedere il campo delle particelle che si muovono intorno o di sentirlo proprio, no, quindi, Mm? non è detto che lei, perché non sente, diciamo, l'energia che si muove, significhi che non abbia fatto gli ad eternum o che gli ad eternum non funzionino. Anche come li ha fatti lei a forma di infinito, van benissimo, hanno funzionato. Quello che si può migliorare è man mano che lei si allena a farlo, che quindi inizia a vedere, a sentire, prima si sente, senti il campo energetico intorno, senti l'ad eternum quando lo fai, senti è come se ci fosse, come se qua, almeno io dico nelle mani, però io lo faccio uscire dalla mano e sento qua una concentrazione di energia diversa rispetto al resto intorno, no? Mhm. Ehm, quindi inizi a sentirla così, poi pian piano la capacità medianica successiva è quello di vedere le particelle intorno che si muovono, di tutto. E sempre andando avanti, allenandosi con appunto l'energia, e fare le cose nella matrix, lei che ha questa voglia e questa capacità di costruire le cose con le mani, dal Mhm. nulla, no, come diceva. Questo è un ottimo allenamento, proprio ottimo. Dall'inizio alla fine è proprio un ottimo allenamento per alzare le vibrazioni e utilizzare e aumentare la capacità dell'utilizzo del cervello. Mhm. E così inizierà a sentire prima l'energia, quindi mentre lei avrà in mano materiali, quindi il legno, prende il legno, anche quando lo compra si alleni a sentire: "Sì, questo va bene per quel lavoro, questo no", no, Mhm. magari all'inizio non sente niente, vabbè, lei lo fa, poi lo prende, fa la sua costruzione dall'inizio alla fine, Mhm. okay, il resto non lo deve proprio neanche comprare, neanche considerare. Okay, Mhm. e man mano che lei lo fa, pian piano sentirà, deciderà anche che tipo di legno, che tipo di colori, che tipo di proprio materiale utilizzare. Okay, vedo anche tanto è molto utile per lei, per allenare queste capacità, aumentare le vibrazioni, coltivare, fare orto, fiori, Mhm. Annuisce. Mhm. eh. Quindi evidentemente. Sì. Ok. Però C'è gli la possibilità. alternativi che sta facendo sono efficaci. Io insisto, l'ho già detto in un altro video, Mh. nel valore del momento in cui, dopo che si è creato con le proprie tecniche, desideri, fantasia, nel valore che ha il lanciarlo, no? In qualche modo. Mh-mh. Qualunque sia la destinazione, un luogo, una persona, chiaramente con un intento neutro e positivo, nel senso che questa persona può in eterico accettare e dire anche no, grazie, va bene, Mh. sì, ha un aumento della vibrazione, ma io non la desidero, preferisco stare triste. Mh-mh.
Quando si lancia questa sfera, io la sento proprio tra le dita che scivola e le Mhm. sposta, no? Perché evidentemente tra le palme delle mie mani ha un certo volume, ma quando la lancio, siccome io non separo le mani, ma apro soltanto in qualche modo la lancio così, io sento proprio le dita che si spostano, come se questa palla le urtasse in qualche modo. Mhm. Tu lo vedi così? Puoi mostrarlo in eterico a Federica? Sì, io lo vedo, allora, io in eterico, cioè io quando creo un ad eternum lo sento uscire dal palmo della mano destra. Ok, mi si crea sulla mano destra e ho la sfera così. E di solito lo faccio con, cioè già il fatto che creiamo un ad eternum ha un intento, no? Mhm, Perché anche solo per alzarci, che ne so, sentiamo ho le vibrazioni basse, mi creo un ad eternum. Lo creo per alzare le vibrazioni, quindi ha già lo scopo, no? Quindi ogni volta che ne creiamo uno ha in sé un intento. mhm, Quindi quando lo creo nel palmo lo poi in automatico, una volta che è creato, è come se sapesse già che si deve muovere verso quella destinazione lì, no, quindi si crea dal palmo con quella intenzione e appena dopo inizia a muoversi già verso la direzione mhm. e vedo proprio che si sposta e arriva lì e alza le vibrazioni per far sì che succeda quella cosa per cui io l'ho creato. Quindi alza le vibrazioni, non esageratamente, ma al raggiungimento dello scopo. Quindi se le vibrazioni per quello scopo lì sono 600 miliardi, non andrà a 1200, magari va a 800 miliardi fino a che le vibrazioni arrivano a 600 e si stabilizzano. Chiaro. Io vedo che fa così. Va bene, chiamiamo la zia paterna come disincarnato, apriamo il portale aureo e chiamiamo tutti i parenti di Federica di tutte le generazioni. Mh. Tutti questi che invitiamo possono già andare direttamente. La zia paterna, se si presenta, invece ha voce in capitolo. Mh-mh. Si presenta? Sì. Come? Allora la vedo capelli un po' mossi, biondi raccolti, non troppo biondi, via di mezzo tra Cenere. sì, raccolti, ehm, con un con una bella gonna lunga e un cappotto. Ehm, la vedo allegra, la vedo felice, ehm, ed è contenta dice: "Sono contenta di vederti Federica", quindi di poter comunicare. Mhm, Diciamo allora, lì la vedo come se lei pensasse di come se vivesse, mhm, quasi come se si fosse fatta una vita parallela tra i disincarnati. mhm. Mh. È attaccata alla terra? È attaccata vedo sì, è attaccata, ehm, in un luogo un po' ampio però, cioè non una casa specifica, come se girasse da casa sua in tutti vedo nei negozi vicini, no, Mhm. quindi come se fosse una casalinga che è indaffarata a fare le compere, commissioni per la famiglia, ecco, quello che vedo che fa. Quindi è legata un po' a tutto il luogo. Mh-mh. Diamo a lei una Vic e se questo è il messaggio che vuole lasciare, ne prendiamo atto e la salutiamo. Non vuole dire nient'altro?
Vuole darle un abbraccio, vuole dare un abbraccio a Federica. Mhm. Perché l'ha sempre avuta nel cuore. Adesso con la Vic si è liberata cioè la vedo come, quasi sempre vedo, come se si alleggerissero e quindi, giusto, l'ho detto giusto, sì. Girissero, sì. E quindi li vedo proprio che si alzano, no? E è come se cadesse un peso e diventano già del colore dell'energia del portale aureo. Abbraccia Federica e la saluta. Va bene, chiudiamo il portale aureo e andiamo velocemente alla causa esoterica del fatto che Federica porta a casa dal canile dei cani da tempo e quando arrivano a casa, dopo qualche tempo, si ammalano anche gravemente, fino appunto a morire. Vediamo se esiste una causa esoterica. Allora, vedo tipo un'interferenza che c'è alla base della casa di Federica, che però è come se si agganciasse solo agli animali. Se lei portasse a casa un gatto sarebbe uguale, se portasse a casa un coniglio sarebbe uguale, una gallina uguale. Da che cosa è dovuto? Energy lines, disincarnati, No, cimiteri vorrei- indiani, sì, boh, boh, tipo c'è sotto un... fosse comuni? No, c'è sotto... Qualcuno, qualcuno è morto lì sotto prima che costruissero la casa di Federica, cioè come se fosse stato seppellito lì. Due persone. Chiamiamole. Riapriamo il portale aureo e via. Mhm. Ok. Mhm. Sì. Chi era? No? Due uomini che sono stati seppelliti, sono morti. Ma Sono quindi morti. mm, di- sono morti di? Non dovevano morire e sono morti e quindi come se li avessero messi lì. Hanno seppellito solo quei due corpi lì. Non era un cimitero, c'erano solo quei due corpi. Un po' Va bene. Ah. Li salutiamo. Ciao ciao. In questo caso quindi adesso si possono tenere animali in casa? Sì, ci vuole un attimo di riequilibrio di questa cosa, del terreno. Forse lei poi può lavorare mandando appunto energia ad eternum al terreno per un po', per un bel po' deve riequilibrarsi tutto. Ok? Quindi farlo Mettiamolo. adesso e anche al cane. Mettiamolo adesso o ad eternum? Sì, sì, possiamo metterli anche adesso. Mhm. Fatto? Lei lo fa? Sì, sì, anche al cane l'ha messo. Mhm. Ok. Analizziamo velocemente il rapporto di Astio con la sorella, se c'è una causa esoterica. No, diciamo che ognuna di loro due ha il suo percorso che non coincide e la sua entità mentale di livello 3 agiva parecchio. Cioè con la sorella era la più accentuata la cosa. Quindi lei che spinge il muro che Mm. cresce, lei che cerca di scavalcare il muro. Con la sorella era molto evidente, questo muro era molto alto.
Ecco. Stessa domanda con la migliore amica. Allora, con la migliore amica, no, sono le piccole, diciamo, interferenze che ci sono, giornaliere, tra virgolette, che cambiano l'umore, no, che ogni tanto arrivano a tutti, che però sono quelle che lei riesce a eliminare subito. Quindi magari l'amica ha detto una frase un po' più in maniera un po' più, ehm, Energica. energica rispetto al solito, e lei magari ha già le vibrazioni un filino più basse, e niente, quindi si abbassano di più le vibrazioni, ma niente di che, è solo queste piccole interferenze giornaliere che vanno e vengono. Lì lei può fare un grosso allenamento, Mm? cercando di, magari con gli Ad Eternum, o immaginandosi di alzare le sue vibrazioni, Mhm. e può vedere come cambia sia la reazione della sua amica che le sue vibrazioni, che aumentano, e non prova più quel disagio, quell'astio di quel momento. Quello è un buon Ok, allenamento. siamo alle battute finali. Federica ha chiesto di vedere delle vite precedenti, e ha chiesto anche qual è la sua direzione nella vita. Queste sono cose che sì, possono avere un'indicazione da parte della PS, ma sono anche cose che vanno scoperte, decise da soli. Mh. In generale, esiste una vita precedente parallela di queste 894 che possa dare una risposta a questa domanda sul come muoversi, come vivere adesso, attualmente. No, allora, mhmm, per quanto riguarda Federica, è difficile rispondere a questa domanda, nel senso che ogni momento della di una anche di una sola vita ha un'esperienza, no, Mm. particolare. È vero che, ehm, diciamo, c'è una base con cui la PS si incarna, diciamo, no, una base caratteriale, non so come Mhm. dire, uno può essere più forte o meno forte perché la PS ha deciso di essere, che ne so, mi viene in mente, questa vita voglio sperimentare tutto, però, mhmm, rimanendo dipendente da qualcun altro. Mm. No, quindi da Mm. Mhm. solo Marcollo non ce la faccio. Quindi fa tutte esperienze cercando sempre di rimanere dipendente per vedere l'esperienza com'è, per esempio. Mhm. Oppure invece al contrario, dicendo: "Io voglio fare l'eremita e sperimentare tutto da eremita". Ecco, diciamo che può esserci questo, però non è che c'è un'esperienza particolare, cambiano durante la vita, possono anche cambiare perché l'esperienza è finita e quindi la PS aveva già scritto che se riusciva a finire un'esperienza ce n'è un'altra. C Cioè Mhm. dovremmo andare a vedere tutte le ipotesi, cioè dobbiamo andare lì a vedere i contratti, leggerli tutti, ci metteremmo parecchio tempo, no? Ma anche abbastanza inutile, no? Infatti, no, no, infatti non ha senso. Ehm, quindi, non è che c'è una vita legata a questa per tutta la vita. Mhm. Qual è la direzione però? Allora, la sua direzione, ti descrivo l'immagine che mi è arrivata. Allora, è come se lei avesse creato, quando è nata, una specie di, ehm, l'immagine è una specie di, canale, base con i bordi un po' arrotondati, di bambù, io la vedo, okay, dove lei, scivola su per tutta la Mm? vita. ehm Quindi è uno scorrere con gli eventi,
potrei tradurlo così. Quindi è un accogliere gli eventi, dove però questa base la protegge, nel senso non vedo niente, non vedo che lei abbia deciso in questa vita di fare delle esperienze forti o tanto traumatiche. Okay, quindi Mm. non vedo incidenti gravi, non vedo eventi troppo M- forti, no, Ma? ci sono ma, poco, cioè, con un'intensità minore. Lieve. Sì, ma Sì. quindi lei è qui perché? Che sembra la classica domanda: qual è lo scopo della mia vita? Qual è la mia missione? Missione Luna, missione Marte. Qual è la Vabbè, missione sì. di Federica? Cioè, nessuno ha una missione, ma lei è qui per Al avere più probabilità di esperienze di che tipo? ehm, energetiche, ehm, allora, diciamo la cosa principale che io vedo adesso nel qui e ora, da qui in poi, okay, Mhm. che direi che è la parte utile, nel senso quello che è stato, no, ehm da qui in poi, con le condizioni di oggi, io la vedo molto, che può, prestare molta attenzione e diciamo, ehm, concentrarsi sul, conoscere il campo energetico eterico intorno, proprio arrivare a una conoscenza anche concreta di tutto, no, quindi poi iniziare la prossima vita con già questa capacità. Quindi un po' quello che vedevo prima, quindi imparare a sentire l'energia di tutto e di tutti e imparare a vedere il campo, quindi il movimento delle particelle intorno di qualsiasi cosa. Da oggi in poi, questo può essere il suo obiettivo, Mhm. okay, e con questo può arrivare a un livello cerebrale intorno al 18%. Vedo anche allora, ehm è come se poi, mentre lei, impara a fare questa cosa, Mhm. lo può trasmettere ai suoi figli e attraverso questo, quindi sentendo l'energia, e anche i suoi figli un po' possono imparare, mhmm, far sì che loro si rendano conto di cosa sia la realtà vera. Va bene, andiamo nel cluster. Ah-ah. Mh. Via tutto, portale definitivo e ad eternum. C'è qualcosa di contratti? Ci son quelli delle vite più qualcuno in più, pochi. Dimmi come si comporta, se fa tutto velocemente, se fa tutto con consapevolezza, se l'ad eternum lo crea bene. Sì, Che sì, è succede? andata proprio tranquilla. Allora, mi ha portato lì, abbiamo visto, erano tipo piccole perline, no, i contratti, poi ha aperto il portale definitivo subito, preso tutto, ha lanciato, chiuso e ha creato l'ad eternum. Sua solita forma di infinito e adesso l'ha messo lì. Mh-mh. Bene. Avatar. Curioso di sapere come lo vedi. Il suo spicchietto allora, vabbè, solita sagoma, no, quando ci son poche interferenze, la sagoma, uno spicchio qua abbastanza grosso che è quello delle entità mentali, quindi più o meno in corrispondenza del bacino e un po' più su, la parte sinistra dell'avatar. E poi c'è una piccola linetta che è il falconiforme, ma tipo quasi solo una riga più o meno a livello della spalla opposta qua così. Però è fermo perché possa far più di tanto.
Federica sta aprendo il portale definitivo, Mhm. buttato tutto dentro, adesso l'ha chiuso, l'Eternum, e l'ha messo lì. Benissimo. Esistono ancora le 3 mentali? No, Le DL? Era uno, no. sì. Mhm. Falco poverino è già bruciato. Mhm. Gli impiantucci? No, Nuova frequenza. 180 miliardi, Bene. Nuova consapevolezza. 213, Nuovo rapporto PSPE. 61,39, Vite precedenti. 548, Cervello. 10,1, Capacità medianiche attuali sbloccate ma ancora da scoprire e riscoprire. Allora, appunto, imparare a sentire, vedere, sentire l'energia, vedere il campo intorno, quindi tutti i movimenti del campo, e poi più avanti vedo che ci può essere del può arrivare a iniziare la lettura del pensiero e delle Mm. emozioni. Mh-mh. Mhm. Sì. Ottimo. Messaggio finale della PS relativamente a tutto e soprattutto a come comunicare maggiormente con lei. Mh-mh. Allora, quello che vuole dire principalmente è, ogni cosa che tu fai Mhm. da adesso in poi per allenamento, falla sentendola profondamente, quindi cercare di essere centrata, no, quindi, ehm, cercare di sentire proprio la variazione di vibrazione mentre fai le cose o mentre tieni un discorso tra virgolette, nel senso quando, vuoi trasmettere qualcosa a qualcuno, dall'inizio alla fine senti le vibrazioni come variano e pian piano inizierai a sentire quello che la tua PS vuole, che è quello che tu vuoi alla fine, no, quindi, che ne so, fai ti capita di essere in una situazione anche all'esterno e c'è qualcosa che non ti piace, cioè tu quella situazione lì la vorresti in un'altra maniera. Faccio un esempio stupido, poi adesso non è neanche possibile, però, che ne so, esci a cena, uno vuole un gruppo di amici, mhmm, vogliono andare a mangiare la pizza in un posto, tu lì a te la pizza non piace, tu sai che la prossima volta lì non vuoi andare e cerchi un'altra pizzeria. Un esempio stupido, però che rende l'idea, no, Mhm. quindi rimanere sempre centrata e sapere quello che vuoi, imparare quello che vuoi e una volta che tu sai quello che vuoi lo puoi creare. Quindi da lì immaginarti proprio quello che tu vuoi, quindi, lo immagini come se esiste già e lo crei. Mhm. E questo fa parte dell'allenamento, quindi tutti i giorni, ogni azione che tu fai dall'inizio alla fine, essere centrata e sentire la variazione di vibrazione. Questo è l'allenamento migliore. Ottimo. Meglio di così. Mh, La vedi come pulita? sì, sì. La vedo molto più rispetto a prima. È come se quel falconiforme, vabbè, un pochino che aiutava le entità mentali, ma le entità mentali come se la tenevano legata a terra come una mongolfiera, no, prima di partire. Mhm. E adesso quelle corde sono state tolte e quindi lei ha iniziato ad alzarsi, la vedo molto più decisa e o
ordinata in testa, no, quindi che ha tutto molto chiaro e quindi che guarda l'obiettivo e vuole arrivare in fondo senza le distrazioni di altri obiettivi, ecco. Mh. Come la vedi come immagine finale? La vedo come se fosse fluttuante su come se avesse una gonna a forma di fiore, fluttuante, con questa gonna. Okay. Mh-mh. Come vedi quelli nel cinema? Allora, i figli che li vedo che vogliono sperimentare questa creazione, questa loro capacità di creare e quindi che fanno ad eternum per alzare le vibrazioni delle cose e provano a lanciarli. Il marito, cioè che ha preso le informazioni, ma è come se avesse paura di metterle in atto, quindi le tiene lì, un po' così. La mamma che ha preso la vicca, ha provato a fare l'ad eternum così e poi è come se con le sue entità mentali è riuscita a cancellare l'effetto, no, quindi sì, non han fatto niente, no? E poi ma la sorella non ha fatto niente, ha solo guardato e basta. E il fratello ha provato così in maniera neutra a prendere, fa i più entusiasti sono i figli, come sempre. Benissimo. Le finiamo le cose quindi? Adesso ci Certo, sono i presupposti, sì. sì, presupposti. Mh-mh-mh. Adesso sì. Qui e Bene. ora, condizioni di oggi, assolutamente sì. Uomo energia dov'è? Quello È di lì Federica. vicino, vicino a Federica, Okay. Beh, se lo può portare in giro. saltellante. Sua nuova guardia del corpo. Infatti. Mh, Va bene, abbiamo finito le cose, quindi abbiamo finito anche questa sessione. Quindi sei pronta a tornare, Elena? sì. La frequenza finale? 199 miliardi. Vogliamo chiuderla a 200? Mh-mh. Eh, finiamole le cose, no? Mh. 199 sembra incompiuta come vibrazione. Mh. Ci siamo? Mh. 200? Ok, abbiamo finito.